Il riso emerge come il cereale più ampiamente consumato dalla popolazione umana, rivestendo un ruolo fondamentale nella cucina asiatica e mantenendo una presenza salda nelle tradizioni gastronomiche globali. Per circa la metà della popolazione mondiale, esso costituisce il pilastro alimentare primario. Tuttavia, è cruciale comprendere l'impatto del riso sul carico glicemico, un parametro che misura la risposta del glucosio nel sangue dopo il suo consumo. Analizziamo quali fattori sono determinanti per la scelta del riso. 1. Carico glicemico. Il carico glicemico è una misura essenziale, in quanto l'assunzione eccessiva di cibi ad alto carico glicemico è stata associata allo sviluppo di malattie croniche, in particolare il diabete di tipo 2. Questo concetto è fondamentale per comprendere come i nostri alimenti influenzino i livelli di zucchero nel sangue e, di conseguenza, la nostra salute a lungo termine. L'elevato carico glicemico, derivante da alimenti che provocano un rapido aumento dei livelli di glucosio nel sangue, può contribuire alla resistenza all'insulina e alla progressione del diabete. Pertanto, quando si valuta l'inclusione del riso nella dieta, è importante considerare non solo la preferenza culinaria, ma anche l'impatto metabolico. Nella scelta del riso, le varietà a basso indice glicemico, come il riso basmati, possono essere preferibili per mantenere una risposta glicemica più stabile. Inoltre, la preferenza per riso integrale, che conserva la totalità del chicco e offre una maggiore quantità di fibre e nutrienti, può contribuire a ridurre il carico glicemico complessivo. In sintesi, il ruolo centrale del riso nella dieta globale richiede una consapevolezza dell'impatto glicemico e della necessità di selezionare varietà e modalità di preparazione che contribuiscano a mantenere un equilibrio metabolico. Questa consapevolezza può svolgere un ruolo importante nella prevenzione di malattie croniche, in particolare quelle legate al metabolismo del glucosio. 2. Indice glicemico. L'indice glicemico del riso è un parametro critico che riflette la velocità con cui il glucosio viene assorbito nel sangue dopo il consumo di questo cereale. La sua variazione è influenzata da diversi fattori, inclusi la varietà di riso, i metodi di lavorazione e la modalità di cottura. Prendiamo ad esempio il riso basmati, che ha un indice glicemico compreso tra 50 e 60. Questa varietà è spesso considerata una scelta preferibile rispetto al riso bianco, il cui indice glicemico può raggiungere valori fino a 93. Questa differenza significativa è attribuibile alle diverse proprietà dell'amilosio e dell'amilopectina, i due principali tipi di carboidrati complessi presenti nel riso. L'amilosio è una catena di zuccheri più lineare e semplice, mentre l'amilopectina è una catena più ramificata. La maggiore presenza di amilosio nel riso basmati conferisce una maggiore resistenza alla digestione. Questo significa che il processo di scomposizione dell'amilosio è più lento, rallentando l'assorbimento del glucosio nel sangue. Di conseguenza, il riso basmati ha un indice glicemico inferiore rispetto al riso bianco. La scelta della varietà di riso, quindi, può influire significativamente sulla risposta glicemica postprandiale. Optare per varietà con un indice glicemico più basso può essere una strategia importante per mantenere livelli di zucchero nel sangue più stabili, particolarmente rilevante per coloro che cercano di gestire il diabete o prevenire picchi glicemici. Questa consapevolezza della relazione tra la composizione del riso, l'indice glicemico e la digeribilità può essere un elemento chiave nella selezione di alimenti per una dieta equilibrata, contribuendo a mantenere un controllo metabolico ottimale e promuovendo la salute generale. 3. La lavorazione. La lavorazione post-raccolta del riso gioca un ruolo cruciale nella determinazione del suo valore nutrizionale e dell'impatto glicemico sul nostro organismo. Due metodi di lavorazione che meritano attenzione sono la macinazione e la bollitura industriale, spesso applicate al riso bianco. La macinazione, un processo attraverso il quale il riso grezzo viene privato del suo strato esterno,
noto come crusca, e del suo germe, può comportare una significativa perdita di nutrienti. Minerali come magnesio, ferro e zinco, così come vitamine del gruppo B, tra cui l'acido folico, possono essere notevolmente ridotti durante questo processo. Questa riduzione del contenuto nutritivo può rendere il riso bianco meno vantaggioso dal punto di vista nutrizionale. La bollitura industriale, un altro passo nella lavorazione del riso bianco, può comportare una perdita ulteriore di nutrienti, contribuendo a una diminuzione complessiva del valore nutrizionale del cereale. Questo processo può influenzare negativamente l'indice glicemico del riso bianco, portando a un rapido aumento dei livelli di zucchero nel sangue dopo il consumo. D'altro canto, il riso parboiled, sottoposto a un trattamento termico specifico, può conservare una maggiore quantità di nutrienti rispetto al riso bianco tradizionale. Il processo di parboilizzazione coinvolge l'immersione del riso grezzo in acqua calda, la cottura a vapore e l'essiccazione. Questa procedura contribuisce a fissare le sostanze nutrienti all'interno del chicco, mantenendo una quantità più significativa di minerali e vitamine. Il riso parboiled, sebbene subisca una certa raffinazione, mantiene un profilo nutrizionale più ricco rispetto al riso bianco tradizionale. Inoltre, è stato osservato che il riso parboiled può presentare un indice glicemico migliore rispetto al riso bianco, probabilmente a causa della sua maggiore resistenza alla digestione. Questa consapevolezza della lavorazione post-raccolta del riso sottolinea l'importanza di considerare non solo la varietà di riso, ma anche il modo in cui è stato processato. La scelta di optare per varietà di riso e metodi di lavorazione che preservano al meglio i nutrienti può contribuire a una dieta più equilibrata e favorevole alla salute metabolica. 4. La preparazione. La preparazione del riso in ambito domestico gioca un ruolo determinante nel modellare il suo impatto metabolico. La tecnica di cottura adottata, in particolare la cottura al dente, è un elemento chiave da considerare per ottimizzare il profilo nutrizionale del riso. La cottura al dente implica tempi di esposizione al calore inferiori, mantenendo il chicco leggermente resistente alla masticazione. Questa modalità di preparazione è generalmente preferibile in quanto può essere associata a un indice glicemico inferiore rispetto alle cotture più prolungate. La resistenza al calore limitata consente di preservare una parte dell'amido come amido resistente, il che comporta un assorbimento più lento dei carboidrati durante la digestione, riducendo così il rapido aumento della glicemia. Un ulteriore aspetto da considerare è il raffreddamento successivo del riso cotto. Dopo la cottura, il raffreddamento del riso può promuovere la formazione di amido resistente. Questo processo comporta la cristallizzazione dell'amido, rendendolo meno suscettibile alla digestione. Di conseguenza, il riso raffreddato può presentare un indice glicemico più basso rispetto al riso appena cotto. La formazione di amido resistente è particolarmente interessante in quanto contribuisce a rendere il riso più indigeribile. Questo fenomeno può tradursi in una risposta glicemica più stabile nel tempo, contribuendo così a mantenere livelli di zucchero nel sangue più controllati dopo il consumo di riso. In sintesi, la cottura al dente e il raffreddamento successivo rappresentano pratiche culinarie che possono influenzare positivamente il profilo metabolico del riso. Queste considerazioni possono essere particolarmente rilevanti per coloro che cercano di gestire la glicemia o mantenersi in salute, evidenziando come la preparazione del cibo sia un aspetto fondamentale nella promozione di scelte alimentari favorevoli alla salute. È essenziale comprendere che la scelta della varietà di riso e il suo metodo di preparazione sono solo un elemento di un quadro nutrizionale più ampio. Per ottenere un beneficio ottimale per la salute, è fondamentale integrare queste decisioni nella progettazione di un pasto completo e bilanciato. Un pasto equilibrato non si basa solo sulla scelta di alimenti con un basso indice glicemico o ricchi di nutrienti,
ma anche sull'integrazione di vari elementi chiave. Le verdure, ad esempio, offrono una fonte ricca di fibre, vitamine e minerali, contribuendo a rallentare l'assorbimento dei carboidrati e a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Le proteine forniscono sazietà e possono anch'esse influenzare positivamente la risposta glicemica. Inoltre, l'inclusione di grassi sani, come quelli presenti negli oli vegetali, noci o semi, contribuisce a fornire una fonte di energia sostenibile e modula ulteriormente il rilascio di glucosio nel sangue. Quindi, la chiave per una dieta sana non è solo concentrarsi sulla selezione di singoli alimenti, ma piuttosto sulla creazione di pasti ben bilanciati che includano una varietà di nutrienti. Questo approccio non solo contribuisce a gestire il carico glicemico complessivo, ma fornisce anche al corpo una gamma completa di sostanze nutritive essenziali per mantenere uno stato di salute ottimale. 5. In conclusione, la scelta del riso e la sua preparazione sono aspetti importanti, ma devono essere parte di una strategia nutrizionale più ampia. L'integrazione di verdure, proteine e grassi sani nei pasti è fondamentale per massimizzare i benefici per la salute e sostenere un equilibrio metabolico efficace nel lungo termine. Mentre discutiamo delle scelte relative al riso, è cruciale sottolineare l'importanza di ampliare la varietà nella dieta includendo altri cereali integrali come orzo, avena e segale. Questa diversificazione non solo contribuisce a un maggiore apporto nutrizionale, ma svolge anche un ruolo fondamentale nel sostenere uno stile di vita sano e attivo. La presenza di diversi cereali integrali nella dieta offre una vasta gamma di nutrienti, tra cui fibre, vitamine, minerali e antiossidanti, che possono essere fondamentali per la salute generale. Ad esempio, l'avena è nota per il suo contenuto di fibra solubile, che può contribuire a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e favorire la sazietà. L'orzo, con la sua combinazione di fibre, proteine e micronutrienti, aggiunge ulteriori benefici nutrizionali. Incorporare una varietà di cereali integrali nella dieta non solo migliora l'apporto nutrizionale, ma promuove anche uno stile di vita attivo. Gli alimenti integrali forniscono una fonte sostenibile di energia, essenziale per sostenere le attività quotidiane e l'esercizio fisico. Mantenere uno stile di vita attivo è un elemento chiave nella gestione efficace dei livelli di glicemia e nella promozione della salute generale. Dunque, mentre prestiamo attenzione alla scelta e alla preparazione del riso, non dobbiamo trascurare l'opportunità di esplorare e includere altri cereali integrali nella nostra dieta. Questa diversificazione non solo contribuisce a una dieta più equilibrata, ma supporta anche la salute complessiva attraverso una combinazione di nutrienti essenziali e uno stile di vita attivo. Spero che queste informazioni vi siano utili per fare scelte più consapevoli. Prima di concludere, vi ricordiamo di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale per non perdere i nostri prossimi contenuti. E non dimenticate di attivare la campanella per ricevere notifiche sui nostri prossimi video.